Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovo in una location stratosferica, invitato da Ferrari a provare in anteprima mondiale su strada lei. Ferrari Roma, denominata la nuova Dolce Vita, è la nuovissima GT della casa Ferrari. Con le sue proporzioni armoniose e i suoi volumi bilanciati si ispira alle GT anni 60 della Ferrari, con un peso a secco di 1472 kg per una lunghezza di 4,6 metri e quasi 2 metri di larghezza, e monta uno dei motori più premiati di sempre, il V8 turbo da 620 cavalli e 760 Nm di coppia, e raggiunge 100 km/h in 3 secondi e 4 e supera i 320 km/h con il nuovissimo cambio per la prima volta montato a 8 rapporti. E qua si nota un design dei fari posteriori molto particolare, perché non c'è più una forma circolare, ma c'è questa forma di innovazione. Voi cosa ne dite? Anche se in questo momento rimane invisibile, monta uno spoiler che varia in 3 posizioni diverse: low drag, medium downforce e high downforce, e monta delle gomme da 285/35 con un cerchio da 20, logicamente con un freno in carboceramica. E invece sull'anteriore sempre un cerchio da 20 pollici 245/35. E devo ammettere che mi ha sorpreso molto il vano bagagliaio: 272 litri di capienza con la possibilità di arrivare a 345 litri, tirando giù la parte anteriore e sfruttando i sedili mini posteriori. E parlando del design dell'anteriore, a me personalmente piace davvero tanto, con questa calandra integrata con lo stesso colore della carrozzeria e questo faro che richiama sia gli anni 60 sia la modernità estrema. E per entrare nella vettura troviamo questa maniglia invisibile, a mio parere molto bella, per trovare sì un interno sportivo ma di massima eleganza. E qua troviamo qualcosa di molto innovativo, questo volante di misure un po' ridotte rispetto a tutte le altre Ferrari, e troviamo un touchpad molto particolare. E per la prima volta su una Ferrari GT troviamo un manettino con 5 posizioni diverse. Partiamo dal wet per poi passare al comfort, sport, race ed ESC off, quindi tutto via. E anche centralmente troviamo questo, permettetemelo, grande iPad, sempre touch, con tantissime nuove modalità. Per me molto comodo, molto semplice da usare e molto alla portata di mano. E qui invece si ritrova un display che si è già visto, un display appositamente per il passeggero con tutte le sue varie opzioni: contachilometri col contagiri, audio, navigatore e tutte le impostazioni varie. Scusatemi, lo so, sicuramente vi ho annoiati molto, quindi ora è arrivata l'ora di provarla su strada, finalmente la prima volta a livello mondiale. Ok, si incomincia questo giretto turistico, anche se sarà lungo, prenderemo il meglio. E la prima cosa che io posso sentire, non facendo troppi confronti, ma conoscendo molto bene la Ferrari Portofino, devo ammettere che sento più comodità, e anche per me, essendo alto 1,88 m, ti permette di essere in una posizione più confortevole e anche più sportiva. Alla portata di mano tutto, e ti permette quasi di sentire più controllo rispetto anche alla Ferrari Portofino, avendo il volante in una posizione più corretta. Devo ammettere che questo volante, come dicevamo prima, è comodo, impugnatura sempre perfetta, ti permette di essere anche reattivo nel modo giusto, anche in questi tornanti dove si incrocia un po'
le mani ti permette di essere bello reattivo. Bisogna stare molto attenti perché è molto scivolosa questa strada, quindi si rispetta sempre i limiti. Ragazzi, mi raccomando, ve lo ricordo sempre, se si vuole correre si va in pista, ve lo dico sempre, non smetterò mai di dirvelo. Vediamo anche questo cambio nuovissimo Ferrari a 8 rapporti, che è una innovazione per questo brand italiano. Come sempre una cambiata molto molto veloce, non so se erro, ma la sento anche più fluida, più confortevole, diciamo, però sempre uso stradale. Poi magari in uso pista, in uso più veloce, il cambio magari si trasforma. Un'altra cosa che noto sin da subito, essendo una strada non asfaltata così bene, trovando varie buche, vari avvallamenti, che la macchina riesce a copiare molto bene tutti i dossi e rende molto piacevole e molto confortevole il tratto, essendo una macchina anche studiata per fare viaggi lunghi, sempre in 2 persone, perché dietro sì ci sono dei sedili, ma sono o per bambini non molto alti o addirittura per poi abbassare il vano posteriore e guadagnare quasi 70 litri di bagagliaio. Su un'altra cosa su cui ha lavorato molto Ferrari, e devo dire che ha fatto un gran lavoro perché la volevo personalmente provare, si sono focalizzati molto sul concetto di poter vedere sia il cruscotto, avere tutto a portata di mano, sia avere sempre gli occhi su quello che si ha davanti. E devo ammettere che io riesco sempre a vedere il cruscotto, quindi tutti i dati che mi servono per avere una guida sia sportiva sia confortevole, tutte le informazioni varie, sia non distrarmi mai. Questo è stato uno studio fatto da ingegneri, quindi su cui hanno lavorato tantissimo, quindi bravi. Parliamo invece di questo motore, che non è la prima volta che è stato usato, è uno dei motori più premiati, come vi ho detto prima, un V8 da 620 cavalli, turbo. Sentiamo un po' l'erogazione com'è. A primo impatto, non spingendo più di tanto, sento che l'erogazione è molto fluida, ti dà meno percezione della velocità, quello devo ammetterlo, per un senso più di comfort rispetto all'ultima macchina che ho provato, su cui ho fatto anche un video se avete visto, l'F8 Tributo, che è sicuramente una macchina ben diversa, per un uso completamente diverso, e non una Ferrari GT come questa, che tanti di voi, secondo me, ditemelo anche voi nei commenti, mi scriverete, non sembra neanche una Ferrari. Questo touch invece sul volante era un grosso dubbio che avevano un po' tutti, incluso me. Pensavo potesse essere fastidioso, diciamo però che dopo circa 30 secondi viene disattivato automaticamente. Questo può essere controllato dal proprietario, si può aumentare questo tempo dai 30 ai 45 al minuto, o altrimenti disattivarlo completamente. Però diciamo che anche se ci passi il dito di sbaglio non vai a compromettere tutto il display che si ha a disposizione. Invece, parlando del paddle shift, quindi proprio le leve del cambio, sempre fisse, quindi non girano col volante. Questa è una cosa, a mio parere, è un gusto assolutamente personale, io preferisco il paddle che segue il volante. Però devo anche ammettere che, essendo molto grandi, le abbiamo sempre a portata di mano, quindi non sono mai scomode da raggiungere, anche nel momento che si gira si riescono sempre a raggiungere. Abbiamo anche varie schermate che si possono cambiare velocemente, si può mettere la modalità di full screen per il navigatore, quindi molto visibile, altrimenti si può anche andare in un display più sportivo, che si può vedere bene il contagiri e in questo modo ottenere una guida
sportiva al massimo, che comunque ricordiamoci sempre, sì GT, ma parliamo sempre di 620 cavalli. Ok, proviamo a spostare il manettino in posizione sport. Parlando invece dello spoiler, che è una cosa su cui è stata studiata molto, come vi ho anticipato prima, è in 3 posizioni diverse: low drag, medium downforce e high downforce. Come scelta aziendale è stato scelto di non poterlo controllare manualmente, questo per avere un'efficienza massima in tutti i frangenti. Mi raccomando, scrivetemi qua nei commenti qui sotto cosa ne pensate di questa vettura e se per voi questa tipologia, questa evoluzione nuova, perché comunque si vede che ha qualcosa di innovativo rispetto ad altre Ferrari, può essere o no il futuro di questo brand. Pur essendo in macchina circa da un'ora, vi dico la verità che io non sento né dolore alla schiena e né è una macchina che ti fa venire quella voglia di esagerare. Sì, sportiva, ma deve essere una macchina che, come dice Ferrari, la nuova dolce vita, quindi relax, passeggio, famiglia, e sono sicuro che mi chiederete di portarla in pista, questo ne sono certo. Questo è stato un test drive veloce, ringrazio ancora Ferrari per questa possibilità di provare questa GT, questo percorso indimenticabile. E che dire ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale, di attivare la campanella qui sotto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!